Ave Legionari! Dobbiamo darvi una notizia archeologica molto rilevante. Una notizia che sta girando da diverse ore su tutti i giornali, cioè sarebbe stata trovata la conferma che la cosiddetta Sacra Sindone, cioè il telo di lino che avrebbe avvolto il corpo di Gesù Cristo, non è originale e autentica, ma sarebbe un manufatto medievale, cioè realizzato in maniera artificiale nel Medioevo, e questa notizia si trova sui giornali di tutto il mondo. Quindi vi racconteremo tutti i dettagli di questa scoperta, di questa novità nelle indagini sulla Sindone e chiaramente poi ospiteremo i pareri di eminenti esperti. Prima di cominciare vi dico una cosa importante. Come sapete ho un fratello, Alessandro Trizio, che da anni si occupa di geopolitica e lo fa a ragion veduta perché ha una capacità, vi posso dire, di capire come le situazioni evolvono nel futuro, dove le situazioni vanno a parare, e quindi ha una grande capacità di comprensione della geopolitica e ha lanciato il marchio Alground, portale di analisi sulla geopolitica e il cyber warfare. Iscrivetevi alla pagina Facebook di Alground o al canale YouTube di Alground per avere tutte le notizie e le analisi aggiornate per capire meglio il mondo di oggi con la stessa serietà e preparazione di Scriptamanent. Nel primo commento trovate il link per scoprire e iscrivervi a questo nuovo grande progetto guidato da Alessandro. La notizia parte dalla pubblicazione su una rivista prestigiosa, Archaeometry, di una ricerca guidata dal brasiliano Cícero Moraes, e questi risultati hanno riacceso i riflettori su quello che sappiamo bene è uno degli oggetti più simbolici della cristianità, cioè la Sacra Sindone che vediamo nell'immagine. La Sacra Sindone è un lenzuolo di lino di 4,41 metri per 1,13 custodito nel Duomo di Torino, che da secoli è oggetto di venerazione ma anche di controversie scientifiche. Ora, secondo questa simulazione tridimensionale fatta da Moraes, la formazione dell'immagine della Sindone non deriverebbe dal contatto con un cadavere umano, ma da un drappeggio del tessuto su una scultura in bassorilievo. Moraes, che è noto a livello mondiale per le sue ricostruzioni facciali di personaggi storici, ha sostanzialmente ideato e progettato due esperimenti paralleli. Il primo consisteva nell'adagiare virtualmente il telo su un corpo umano tridimensionale ricostruito in maniera totalmente digitale, mentre nel secondo caso il tessuto veniva invece steso su una superficie piatta ma scolpita in bassorilievo. Ora, la corrispondenza tra le immagini ottenute e la Sindone reale è risultata assolutamente perfetta solo nel caso della scultura. Cioè il drappeggio su un vero corpo produce, secondo Moraes, degli effetti di distorsione noti come maschera di Agamennone che sono completamente diversi, cioè si allontanano molto dal risultato di questa figura minuta e proporzionata che invece è impressa sul lenzuolo di Torino. Ecco da dove nasce tutta la notizia. L'immagine che risulta formata dal bassorilievo si adatta in maniera perfetta alle fotografie storiche della Sindone, mentre invece quell'immagine ottenuta dal drappeggio su un corpo tridimensionale produce una figura diversa, una figura gonfia, sformata, cioè totalmente incompatibile con invece la raffinatezza dei dettagli che noi vediamo sulla Sindone originale. Moraes ha dichiarato che persino simulando la trasposizione di pigmenti tramite dei materiali riscaldati, la matrice di una scultura risulta comunque di gran lunga il modello più attendibile per spiegare la formazione dell'immagine. A questo punto, con questi risultati, Moraes afferma praticamente che anticamente erano state utilizzate delle matrici di legno, oppure di pietra o di metallo, eventualmente con dei pigmenti, e poi riscaldate in prossimità delle aree di contatto al fine di ottenere la caratteristica immagine che noi osserviamo nella Sindone. La qualità del risultato tramite il bassorilievo, secondo l'esperto, è in grado praticamente di ridurre in maniera drastica la plausibilità dell'ipotesi che la Sindone abbia veramente avvolto il corpo di Gesù Cristo, subito dopo la crocifissione e la flagellazione. Quindi Moraes sottolinea inoltre un'altra cosa: nell'Europa medievale
La pratica di realizzare delle sculture in bassorilievo, utilizzate come oggetti funerari e devozionali, era molto diffusa. E questo può spiegare anche storicamente il ricorso a queste tecniche anche per la realizzazione della sindone. Chiaramente questa ricerca ha immediatamente raccolto le opinioni di studiosi del settore, cioè i cosiddetti sindonologi. Uno dei pareri più autorevoli è quello del professor Andrea Nicolotti dell'Università di Torino, che è uno storico del cristianesimo e notoriamente è un po' scettico sulla sindone, che anche se riconosce la coerenza di questi risultati con la letteratura scientifica precedente, però fa notare delle cose importanti. Dice: già da secoli in realtà il mondo accademico dubita fortemente della possibilità che l'immagine sulla sindone sia frutto semplicemente di un contatto con il corpo umano, quindi nulla di nuovo. Le analisi degli anni '80 sul tessuto, per esempio, hanno portato, anche tramite la classica datazione al radiocarbonio, ad assegnare e a stabilire la creazione di questo lino in un periodo compreso tra il 1260 e il 1390, quindi pieno medioevo, che era tra l'altro un periodo di grande fioritura di oggetti devozionali, reliquie iconiche create apposta in Francia e in Italia. Ci sono per esempio dei documenti d'archivio che fanno risalire la prima presenza della sindone a Leroy, in Francia, in particolare presso la cappella di Goffredo di Charny, intorno al 1353, e questo avvalora ulteriormente l'ipotesi di un'origine medievale della sindone. Anche il vescovo di Troyes, Pierre d'Arcy, denunciò già nel 1389 la sindone scrivendo «manufatto fabbricato dalla mano dell'uomo, ritenuto capace di generare dei ricchi pellegrinaggi e tante offerte». Quindi, come vedete, questa scoperta, o comunque questi risultati dello studio, hanno scosso il mondo dei credenti e non. Però, se vi abbiamo raccontato le basi di questa notizia e vi abbiamo riferito tutto ciò che è contro la sindone, cioè l'autenticità della sindone come sudario di Gesù Cristo, per onore e correttezza di cronaca, aggiungiamo però infine alla notizia un altro commento, quello della professoressa Emanuela Marinelli, notissima studiosa ed esperta della sindone, che invece è notoriamente a favore della autenticità di questo famosissimo lenzuolo di lino. Ascoltiamo invece la sua interpretazione, il suo giudizio su questa notizia. La sindone è un lenzuolo di lino su cui sono presenti microtracce di vario genere, sangue e un'immagine. L'immagine è arrivata sul telo dopo il sangue. Questo è sicuro perché, sciogliendo le crosticine di sangue, sotto i fili sono bianchi, non hanno quell'ingiallimento che ci fa vedere l'immagine. Quindi, per riprodurre la sindone, per trovare una soluzione alla formazione dell'immagine sindonica, bisogna tener conto di tutto quello che c'è sulla sindone. E questo studio di Moraes non cita tutti i lavori scientifici che non gli fanno comodo. Lui sceglie quello che gli pare, la stoffa la simula al computer, quindi non realizza veramente la stoffa, non si interessa della presenza di pollini mediorientali, dell'aloe, la mirra, l'aragonite uguale a quella delle grotte di Gerusalemme, non si chiede come queste cose sono arrivate sulla sindone. Non ritiene veritiere le macchie di sangue, e questa è una scelta sua. Ci sono lavori scientifici pubblicati su riviste referenziate che parlano della presenza del sangue coerentemente con una vera crocifissione di una persona. Lì c'è stato un cadavere di un uomo flagellato, crocifisso, coronato di spine, trafitto da una lancia al costato. Non si può ignorare tutto questo. E poi scopre che un'immagine da contatto è deformata. E quindi quella della sindone non va bene, secondo lui, su un corpo umano non poteva esserci il lenzuolo. Ma nessuno dice che quell'immagine è da contatto, l'immagine non è data dal sangue, l'immagine è una proiezione ortogonale del corpo. Si parla di un fenomeno luminoso. Questo chiaramente lui non lo vuole accettare, ma gli studiosi della sindone, gli scienziati, parlano di proiezione dal corpo, non di avvolgimento con deformazione. Non è il sangue, non è il sudore che hanno dato l'immagine, questo è ormai sicuro. E poi l'immagine è un ingiallimento profondo a 1/5 di millesimo di millimetro che lui non potrà mai ottenere in questo modo che lui vorrebbe, poi non lo realizza, è tutta teoria. Ma la sua ammissione, ma leggiamo le sue parole.
Lo studio non affronta aspetti fisici o chimici legati alla formazione dell'immagine, come la presenza di pigmenti, analisi microscopiche o proprietà dei materiali del tessuto, né indaga la dinamica dei fluidi corporei, come il flusso sanguigno. L'attenzione è strettamente metodologica, incentrata sulla modellazione digitale e sulla valutazione comparativa dei pattern di contatto osservati. Ecco, lui aggiunge: il processo è stato eseguito utilizzando software open source gratuito disponibile per il download. Scusate, ma questo non è un lavoro scientifico, è un gioco fatto al computer, è un passatempo, non dobbiamo proprio considerarlo. Come vedete, allora il dibattito non si è ancora concluso. Diteci nei commenti quello che pensate, cioè se siete a favore dell'autenticità della sindrome come sudario di Gesù Cristo oppure no. Noi ovviamente appena avremo delle ulteriori novità o degli studi importanti vi ragguaglieremo immediatamente. Speriamo di esservi stati utili, un caro saluto e alla prossima notizia di archeologia.